Per la nostra borsa la prima cosa da fare, andiamo a realizzare questo fondo. Io sotto il video, nel box informazioni, vi metto il link per realizzarlo. Qualche settimana fa, insomma, qualche giorno fa ho pubblicato il tutorial. Una volta che abbiamo terminato e quindi abbiamo completato il nostro fondo, questo sarà praticamente il dritto del lavoro, mentre questo sarà il nostro rovescio. Quindi noi prendiamo il nostro filo e andiamo a legarci in un punto della borsa. Io adesso mi lego nei lati, ma insomma questo è opzionale. Entriamo, guardate, al centro, quindi al centro dell'asola, prendiamo il nostro filo e andiamo a lavorare delle maglie basse, quindi una catenella, entriamo in ogni punto e lavoriamo delle maglie basse in costa. E lavoriamo semplicemente senza nessun aumento, quindi in ogni punto noi andiamo a lavorare delle semplici maglie basse in questa maniera qui e facciamo questo per tutto il perimetro della borsa. Quando vedete ho completato il giro e arrivo dove ho praticamente la catenella che mi sono legata, mi trovo in questa maniera qui, entro al centro, vedete, della catenella così e realizzo una maglia bassa. Qui io vado a mettere un marcapunti perché saprò dove praticamente ho iniziato e dove finisce la mia riga. Adesso in ogni V, vedete, io allargo un po', entro e lavoro una maglia bassa. Nella prossima, vedete, allargo ed entro al centro e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, invece di entrare qui, entriamo, vedete, al centro della V. Al centro e lavoriamo la maglia bassa e lavoriamo in questa maniera qui per tutti i punti. Quindi andiamo a proseguire per tutto il perimetro della borsa fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti, ovviamente lo togliamo e andiamo a proseguire semplicemente in ogni punto, quindi non chiudiamo il lavoro. Adesso entro, vedete, al centro della lavorazione di nuovo, lavoro di nuovo il mio punto e chiaramente qui vado a rimettere il marcapunti. E adesso andiamo a proseguire sempre al centro, vedete, delle nostre V, i nostri punti in questa maniera qui. Quindi voi andate a proseguire. Io adesso vado a lavorare per un tot di righe. Ogni volta che incontriamo il marcapunti lo rimettiamo per individuare la riga dove praticamente abbiamo iniziato e dove terminiamo. Quindi andate a proseguire anche voi. Ho proseguito la mia lavorazione per un totale di 33 righe che in centimetri equivalgono a 19 centimetri. Adesso andiamo praticamente a cambiare il nostro punto. Arriviamo adesso, vedete, dove abbiamo il marcapunti, tagliamo il nostro filo. Io mi fermo praticamente, vedete, qui ho lavorato, qui non ho lavorato, quindi in questa V. Ok, tolgo il mio marcapunti in questa maniera qui e non entro in questo punto ma in questo e vado a chiudere qui la lavorazione. Con un ago, vedete, a punta tonda, siamo in questa maniera qui, così, entriamo nel punto sul davanti, in questa maniera, portiamo il filo sul davanti e entriamo al centro del punto, prendendo anche l'anellino dietro e chiudiamo la nostra lavorazione. Così non abbiamo, vedete, lo scalino. Fatto questo, entriamo ovviamente all'interno della lavorazione dietro e andiamo a nascondere sempre il nostro filo e lo saldiamo con l'accendino, come vi faccio vedere sempre. Allora, inizio la mia lavorazione, vedete, al centro della borsa, in qualsiasi punto potete iniziare ovviamente, e vedete, attacco con l'uncinetto in questa maniera qui e vado a lavorare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, lavoro un'altra maglia alta perché la prima sarà di 3 catenelle,
filo sull'uncinetto, lavoro una terza maglia alta. A questo punto salto, vedete un punto, non faccio la catenella, filo sull'uncinetto, salto punto, entro nel prossimo e lavoro di nuovo 3 maglie alte come si presentano, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Non lavoro la catenella ma salto un punto, filo sull'uncinetto, salto un punto e lavoro di nuovo 3 maglie alte. Faccio questo fino ad arrivare dove abbiamo realizzato la prima maglia alta. Arrivo, vedete, alla fine e noi ci troviamo proprio bene perché noi sulla borsa abbiamo 44 punti. Essendo questo un multiplo di 4, vedete, io adesso salto una catenella e mi troverò a lavorare le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. E qui salto un punto e sulla terza catenella vado a legarmi a maglia bassissima. Adesso, se non vogliamo che vedere la cicatrice, che cosa facciamo? Andiamo semplicemente a lavorare solo 2 catenelle e chiuderemo sempre con la maglia bassa, quindi filo sull'uncinetto. Guardate, io ho lavorato praticamente la prima maglia alta. Dovete calcolare che nel ritorno del lavoro qui andremo a lavorare le altre 2 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio, vedete, e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Se pensate che magari avete difficoltà di individuare il punto dove dovete entrare, semplicemente 1 e 2 sulla seconda catenella andate a mettere un marcapunti, così sapete dove dovete chiudere. Di nuovo andiamo a proseguire, filo sull'uncinetto, su quest'altro spazio lavoriamo di nuovo 3 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare, vedete, in ogni spazio le nostre 3 maglie alte per tutto il perimetro della borsa. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, quindi foro da lavorare, eccolo qui, vedete, dopo le 3 maglie alte, filo sull'uncinetto e lavoriamo le nostre 2 maglie alte perché la terza l'abbiamo già lavorata. Togliamo il nostro marcapunti e dove avevamo il marcapunti entriamo e lavoriamo una maglia bassa che sarà praticamente come se fosse la nostra prima catenella. Di nuovo 1 e 2 catenelle e nel foro, filo sull'uncinetto, vedete che viene subito dopo, lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Così diciamo che eviteremo quella che è la cicatrice, ok? Ora, se vogliamo di nuovo mettere il marcapunti dove abbiamo lavorato, vedete, la seconda catenella, la andiamo a mettere. E di nuovo, in ogni foro, andiamo a lavorare, ovviamente, le nostre 3 maglie alte. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico per quante righe ho proseguito. Quando arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti, invece di chiudere ovviamente a maglia bassa, togliamo il nostro marcapunti, sfiliamo, vedete, il filo in questa maniera qui, con il nostro ago andiamo a chiudere il punto. Quindi noi ci troviamo così, vedete, abbiamo realizzato le ultime 3 maglie alte, entriamo sulla seconda catenella e andiamo a chiudere il punto in questa maniera qui. Entriamo al centro e dietro l'anellino e così, vedete, chiudiamo senza scalino. Andiamo sempre dietro a nascondere ovviamente il nostro filo e blocchiamo e saldiamo il filo. Quindi in totale io ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 righe. Quindi queste sono le righe che ho realizzato.
Adesso andiamo a posizionare, vedete, questi ganci che ci permetteranno di agganciare la nostra tracolla e il nostro manico. Per agganciare questi ganci io ho fatto in questa maniera qui, ho contato 6 spazi, 6 gruppi, vedete 1, 2, 3, 4, 5 e sul sesto ho agganciato la mia piastrina. Io ho fatto la stessissima cosa anche di qua, 1, 2, 3, 4, 5 e sul sesto ho agganciato la mia piastrina. Adesso andiamo a agganciare le piastrine da quest'altro lato, vi faccio vedere come si fa. Quindi una volta che sistemiamo la borsa, vedete, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e sul gruppo sottostante, quindi qui c'è il gruppo, l'ultimo gruppo, su quello precedente noi andiamo a fissare, vedete così, la nostra piastrina e andiamo a mettere l'altra piastrina che va a bloccare praticamente le nostre alette e stringiamo, vedete, le alette in questa maniera qui. Ovviamente poi le andiamo ancora di più a stringere con una pinza ed ecco fatto. Facciamo la stessa cosa ovviamente anche di qua, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a posizionare l'altra qui. Una volta vedete che io ho praticamente fissato sia sul davanti che sul dietro le piastrine con l'anello, vado a fissare i miei manici. Ovviamente per questi manici seguirà il tutorial. Quindi ho realizzato dei manici sempre col modello Granny, così da abbinarli ovviamente alla borsa. Quindi il tutorial della borsa è terminato, io vado sempre a foderare la mia borsa, ovviamente voi se volete foderarla e quindi renderla più rigida potete seguire il tutorial dove vi faccio vedere praticamente come possiamo foderarla con i fogli di feltro. Io vi saluto al prossimo.